Ed eccoci qua, siamo su Cricut Design Space per andare a realizzare i nostri magneti, le nostre calamite personalizzate. Andiamo subito a far clic sul pulsante carica e poi andrò a utilizzare queste due immagini, ma voglio andare a utilizzare ancora una terza che vado proprio a caricare. Quindi faccio clic sul pulsante carica immagine, poi cerca e vado a selezionare questa immagine qui. Faccio clic sul pulsante apri, vedete che qua mi mostra la prima anteprima. Devo selezionare in questo caso immagine complessa perché vedete che è un'immagine che ha tanti colori ma soprattutto tante sfumature di colore. Vado a far clic poi sul pulsante continua. Qua ho l'anteprima vera e propria della mia immagine, posso andare a eseguire dei ritagli, togliere lo sfondo, cancellare, ma in questo caso io non andrò a fare niente. Vado a far clic qua su applica e continua. Ora seleziono questa voce, quindi stampa, quindi taglia, perché andrò a eseguire appunto una stampa, e faccio clic sul pulsante carica. Una volta caricate le immagini vado a selezionare tutte e tre per aggiungerle alle tele, quindi faccio clic sul pulsante aggiungi alla tela. Ed ecco qua un attimo che inserisce, ecco sono state inserite tutte le immagini, ovviamente sono molto grandi, vedete che c'è un alert, ma io vado comunque a ridimensionarle, vado a metterle un pochino più piccoline. Chiaramente dipende molto da quanto grandi dovete fare le vostre calamite personalizzate. Andiamo a vedere tre tipi di calamite diverse. Il primo, quello più semplice, è quello di andare a far clic qua sul pulsante forme e di selezionare in questo caso un cerchio. Ora ingrandisco il mio cerchio, lo metto di colore bianco, chiaramente voi potete metterlo di qualsiasi colore. Prendo adesso l'orsetto, lo metto in primo piano selezionando questo livello e trascinandolo così verso l'alto. A questo punto vado a spostare il tutto e vado a fare la centratura, quindi seleziono il mio orsetto, seleziono il cerchio e faccio allinea. Posso fare centro orizzontalmente e centro verticalmente oppure centra. In questo modo lo mette sia centrato verticale che orizzontale. Ora a questo punto la mia prima calamitina è pronta, posso andare ad aggiungerci scritte, posso aggiungere quello che desidero. Se la voglio lasciare così, seleziono entrambi i livelli, vedete che qua nel pannello livelli sono stati selezionati tutti e due, e faccio clic sul pulsante unisci. Quando faccio clic sul pulsante unisci, come potete notare, ottengo un unico livello stampabile, che è la cosa più importante. Dovete ottenerne solo uno di livello, perché se ne ottenete due andrà a tagliare anche il disegno interno. Ora qua vado a rinominare, quindi se fate doppio clic sul livello lo potete rinominare e scriviamo orsetto. Ora vi sembra che qua non ci sia più il margine intorno, è normale perché è bianco, proprio perché verrà stampato. Chiaramente se andiamo a selezionare qui la tela e mettiamo un altro colore, non lo so, per esempio azzurro, giusto per riuscite a vedere meglio. A questo punto andiamo qua e selezioniamo il nostro elefantino. Allora qua siamo andati a mettere un cerchio nella prima calamita, nella seconda possiamo farlo anche diversamente. Per esempio andiamo ad aggiungere un offset. Ecco, vedete che se io vado ad aggiungere un offset così, adesso in questo caso è 0,6, ma posso farlo anche un pochino più piccolo, per esempio 0,5. Vedete che ho il contorno intorno all'immagine. In questo modo la mia immagine verrà sagomata, verrà ritagliata in modo sagomato, cioè non come questa che c'è un cerchio, ma qua verrà proprio sagomata. Se io faccio clic su conferma, ecco qua, vedete che mi ha messo l'offset. Anche in questo caso posso mettere del colore che desidero, ma vado a metterlo bianco. Quindi seleziono l'offset, seleziono l'elefante e faccio clic sempre sul pulsante unisci. Vedete che con la tela azzurra riuscite a vedere perché stiamo facendo tutti gli sfondi bianchi. Infine andiamo a vedere come fare questa calamitina qua. Quindi se abbiamo una foto a disposizione possiamo o lasciare così, quindi della grandezza, della dimensione, soprattutto della forma desiderata, oppure possiamo andare a cambiargli la forma. Per esempio andiamo a far clic qua sul pulsante forma e possiamo andare a prendere un cuore.
E allora ingrandiamo il cuore, ve lo metto di colore bianco così lo vedete meglio, e possiamo andare a includere la nostra immagine, quindi la nostra foto, all'interno del cuore. Quindi facciamo una cosa di questo genere, ingrandiamo ancora leggermente, mi raccomando non dovete però uscire dall'immagine, cioè non dovete farla troppo grande, quindi facciamo leggermente meno, così. Poi potete spostare il cuore a seconda di come volete posizionarlo. Ora selezioniamo il cuore, selezioniamo anche la foto, quindi vedete che ci sono 2 livelli selezionati qua. Posso decidere di fare 2 cose: o scomponi oppure combina. In questo caso potrei andare a fondere, però è chiaro che non avrebbe senso, ecco, fare una fusione, quindi in questo caso vado a fare scomponi. Vi dico subito che le opzioni unifica, sottrae, interseca, escludi non sono disponibili per un motivo ben preciso, cioè che sto utilizzando un'immagine rasterizzata. Se avessi usato un'immagine vettoriale avrei potuto farla. Quindi facciamo clic qua su scomponi. In questo caso, ripeto, il tasto fondi non ha senso. E vedete che sono stati suddivisi i livelli, quindi vado a cancellare questo che è il livello base, ve lo faccio vedere, è questo qua. Vado a cancellare il mio cuore che non mi occorre più e tengo invece la mia foto qua. Ovviamente se voglio posso andare anche a scrivere un nome, per esempio qua sopra potrei andare ad aggiungere un nome, scriviamo per esempio Matteo. E chiaramente posso andare a cambiare il nome del font, cioè il nome e il tipo di font in realtà. Questo, come potete notare, è il nuovo pannello dei font. Possiamo andare a cercare anche delle cose per categoria, per esempio possiamo scrivere baby e vedete che in questo caso non è che ci trova tantissimi font, ce ne trova 2, possiamo andare a selezionare per esempio uno di questi 2. Chiaramente ho scelto un font a caso giusto per mostrarvi, cioè per farvi un esempio. Questo è un font multilivello, vedete che se andate a selezionare, a rendere visibile il secondo livello, c'è una sorta di offset praticamente. Andiamo a cambiargli il colore, è un pochino più carino questo, e a questo punto possiamo andare a ridimensionare il tutto. Chiaramente per ridimensionarlo dobbiamo andare a selezionare qua sopra, e se selezioniamo qua possiamo andare anche a diminuire per esempio la spaziatura tra i caratteri, cioè se non ci piace che siano troppo staccati i caratteri, vogliamo farli un pochino più attaccati, possiamo fare una cosa di questo genere, ecco qua. Essendo appunto che c'è doppio livello, mi raccomando, dovete sempre ridimensionare partendo dal gruppo livelli, perché se voi partite solo questo o solo questo, ovviamente non viene ridimensionato in proporzione. Quindi a questo punto dobbiamo selezionare il testo e selezionare quest'altro, quindi il cuore, in pratica questo qui dove c'è scritto il risultato della funzione scomponi, e quindi a questo punto facciamo clic sul pulsante unisci ed ecco che abbiamo ottenuto un'altra calamita. A questo punto possiamo solo guardare le dimensioni delle calamite, cioè se pensiamo siano grandi, se pensiamo siano piccole, insomma possiamo eventualmente andare a ridimensionarle. Ora andiamo a far clic sul pulsante crea per vedere l'anteprima. Facciamo quindi clic qua e andiamo a vedere la nostra anteprima tappetini. Allora, in anteprima ovviamente abbiamo solo i tappetini da stampa, perché non dobbiamo andare a eseguire solo tagli, ma è tutto stampa, quindi come potete notare ce lo fa vedere in un unico foglio. Però attenzione, perché io di default come impostazioni ho messo un print and cut a 3. In questo caso però i miei fogli sono a 4, quindi non posso mettere il print and cut a 3, vado su dimensioni materiale e vado a mettere print and cut a 4. La prima cosa che mi fa, come potete notare, è mettermi la terza calamita in un secondo foglio. Perché questo? Perché comunque è un po' al limite, però si può tentare in alcuni casi di inserirla nel foglio precedente. In questo caso dovete fare clic qua, poi fate muovere oggetto e poi andate a selezionare il foglio precedente. Facciamo conferma. Come potete notare ci ha messo il nostro elefantino nel primo foglio. Andiamo a spostare questo e questo
Ovviamente dovete stare molto attenti a dove sono i riquadri, che è la cosa più importante, cioè non dovete sbagliare quello, perché sennò ve li taglia e ve li stampa nel modo sbagliato. Ora andiamo a fare clic qua sul pulsante continua, dobbiamo andare a inviare alla stampante. Quindi una delle cose più importanti è questa: dovete mettere il flag, attivare il flag su utilizza finestra di dialogo di sistema. Perché questo? Perché vi si aprirà la finestra di configurazione di stampa e dovrete andare a mettere le impostazioni corrette a seconda della stampante che avete a disposizione, altrimenti sia i colori che l'erogazione dell'inchiostro sarà sbagliata. Quindi fate clic qua sul pulsante stampa. Dopo aver stampato dovete andare a collegare, anzi si collegherà in automatico se avete solo una macchina collegata. Comunque bisogna collegare la vostra macchina e andare così a selezionare le impostazioni, quindi a mettere le impostazioni materiali corrette. Vado a far clic qua su sfoglia tutti i materiali e qua nella casella di ricerca scrivo magnetic. Ed ecco che, come potete notare, c'è foglio magnetico 1 mm, foglio magnetico 0,5 e foglio magnetico stampabile. Potete mettere foglio magnetico stampabile oppure foglio magnetico 0,5 se utilizzate lo stesso prodotto che adesso vi farò vedere che ho utilizzato io. Quindi procediamo con il taglio e andiamo a vedere tutto il resto. Eccole qua, queste sono le nostre calamitine, guardate che carine che sono. Allora, i colori, come potete notare, sono molto belli, è proprio il tipo comunque di materiale che adesso vi mostrerò, che permette comunque di incorporare molto bene l'inchiostro e farlo asciugare praticamente in 1 minuto, quindi farlo asciugare molto rapidamente. Abbiamo visto comunque la differenza con un offset particolareggiato facendo un semplice cerchio, oppure addirittura senza offset. Si può tagliare con qualsiasi plotter da taglio, quindi sia Cricut che Silhouette, con le impostazioni che vi ho mostrato. Ora però vi faccio vedere qual è il materiale che sono andata a utilizzare. Eccola qua, questa è la confezione di fogli che sono andata a utilizzare. Come potete notare, i fogli magnetici sono a marchio Silhouette. Silhouette ha veramente tantissimi materiali da personalizzare, ma che possono essere utilizzati, come ben sapete, anche con i plotter da taglio Cricut, quindi diciamo che indicativamente sono tutti compatibili. Questi fogli sono calamitati da un lato, quindi dalla parte che vedete che è nera, e sono bianchi e stampabili dall'altro. La stampa è compatibile perfettamente con il 90%, anzi praticamente tutte le stampanti a getto di inchiostro. Questa finitura matta, come vi dicevo, vi permette di incorporare molto bene l'inchiostro e farlo asciugare rapidamente. L'effetto calamitato è anche abbastanza buono, vi faccio vedere. Si vado a mettere per esempio una calamitina qua o qua, vedete, anche se faccio così non cade mai. Quindi insomma sono dei prodotti veramente, secondo me, ottimi e potete veramente personalizzarli e farci qualsiasi cosa. Sono eccellenti secondo me come gadget per party, come vi ho già accennato, ma potete utilizzarli praticamente in qualsiasi occasione. Per esempio anche per Pasqua, visto che siamo vicini, potrebbero essere dei pensierini carini comunque da poter regalare, magari con qualche foto stampata al di sopra. A questo punto il tutorial è terminato. Vi ricordo come sempre che potete trovarne tanti altri sul sito mycricut.it, che potete iscrivervi al gruppo Facebook Cricut e Silhouette Italia.